Bentornato al blasfemo viaggio alla scoperta delle creature di incubo partorite dal maestro Howard Phillips Lovecraft. Oggi parlerò degli antichi, conosciuti anche come esseri antichi o antichi costruttori, e degli abominevoli Shoggoth, loro servitori. Gli antichi appaiono per la prima volta nel capolavoro del maestro Alle montagne della follia. Scritto nel 1931, venne rifiutato per la sua lunghezza dalla rivista Weird Tales, ma riuscirà a venir pubblicato, in forma abbreviata, in 3 puntate nei numeri di febbraio, marzo e aprile 1936 dalla rivista Astounding Stories. Nel romanzo, gli antichi rappresentano i principali antagonisti del gruppo di esploratori antartici della Miskatonic University, divenendo il perno attorno alla quale l'intera narrazione si sviluppa. Lovecraft ne traccia approfonditamente il loro profilo biologico, anatomico, archeologico e storico-culturale. Il nome di questi esseri è determinato dall'aggettivo più efficace per descriverne le origini sorprendentemente remote. Esse appaiono tra le creature primigenie più recondite del bestiario lovecraftiano e sono pertanto associate alla figura di divinità creatrici, per scherzo o per errore, della vita sulla Terra. Dyer, protagonista, narratore del romanzo, li definirà utilizzando l'epiteto i costruttori. I costruttori appartenevano a una razza antica e sapiente e avevano lasciato impronte nella roccia che già allora risalivano a quasi 1 miliardo d'anni prima. Erano i grandi antichi, filtrati dalle stelle quando la Terra era giovane. Nel romanzo, lo scienziato Lake li nominerà antichi, traendo spunto dal contenuto degli scritti folli del poeta pazzo Abdullah Lazared, che descrive le creature nel suo celebre Necronomicon. Gli antichi si presentano fisicamente come esseri alti più di 2,5 metri e dal diametro di 1,90 m. La pelle è grigio scuro ed è composta da un tessuto tanto flessibile quanto rigido. Sono dotati di ali membranose dal bordo dentellato che, se spiegate, hanno un'apertura di circa 2 metri. Tutto intorno al centro del corpo cilindrico si trovano delle escrescenze verticali dalle quali fuoriescono tentacoli grigio chiaro della lunghezza di 1 metro l'uno. Ogni appendice si divide in 5 subappendici, dalle quali fuoriescono 5 tentacoli. In totale vi sono 25 tentacoli. Quanto alla parte superiore del corpo, si possono notare delle branchie, proprio al di sotto della testa, giallastra, a forma di stella a 5 punte, le quali estremità sono munite di ciglia ed occhi vitrei dall'iride rossa. Al centro della testa si cela un'apertura per la respirazione, rivestita, lungo i 5 angoli, da denti piccoli e acuminati. Il condotto respiratorio presenta organi vocali che permettono alle creature di adoperare una vasta gamma di tonalità. In basso, invece, vi è un'escrescenza che termina in un'estremità a 5 tentacoli duri e forti, lunghi 1,40 m. All'estremità di ogni tentacolo vi si trovano protuberanze triangolari dal colore verdastro, membranose e simili a pinne. Il corpo emette un caratteristico fetore, pungente e insalubre, grazie al loro fluido corporeo, denso, di colore verde scuro, associabile al loro sangue. Quanto al sistema nervoso, secondo lo scienziato Lake, esso risulta complesso e sofisticato in stadi più avanzati dello sviluppo specializzato, poiché avente un cervello a 5 lobi, accoppiato ad un sistema sensoriale ipersensibile e ipersviluppato. Inoltre, essi si riproducono esattamente come avviene nel mondo vegetale, attraverso spore contenute in sacche disposte sulle punte delle ali. Gli antichi sono esseri estremamente adattivi. Difatti, possono vivere e spostarsi in tutte le forme della materia, volando, nuotando o camminando, resistendo anche alle alte e basse temperature, e ciò è dato soprattutto dalla loro pelle. Tutte queste caratteristiche li rendono esseri la cui durata della vita è biologicamente inarrivabile per i comuni esseri viventi. Infine, secondo gli scienziati, che effettueranno per primi ricerche approfondite su di loro, essi risalgono ad un'antichità compresa tra il miliardo ed i 50 o 60 milioni di anni fa. Gli antichi,
in quanto primi colonizzatori del pianeta Terra, hanno vissuto per eoni tra le lande desolate dell'Antartide, nella loro incomprensibilmente estesa città di pietra, risalente al Cretaceo, le cui architetture costituiscono un esempio di geometria non euclidea. Linee irregolari di coni e pinnacoli, grandi finestre intarsiate in grosse piramidi e cupi dalle grandezze variabili, torri e mura cesellate tra detriti, strade labirintiche interminabili e piazze vastissime. Il tutto compreso in quello che l'occhio umano non riuscirebbe a metabolizzare con la vista, poiché spaventosamente esteso in 50 km quadrati. Tale città appare altrettanto enorme, indipendentemente da dove la si osserva, anche se a lunghissima distanza, poiché resa altrettanto colossale dalle nere catene montuose, spaventosamente irreali nella loro altezza, che in certi punti arrivano a toccare i 15 km. In alcuni punti, tali montagne sono cave, poiché ospitanti passaggi, sale e stanze scavate nella loro stessa roccia, la cui presenza è accertabile dalle tante aperture e finestre che conferiscono a tali pareti un senso di ciclopica megalopoli preumana. Ma se si pensa al fatto che le catene montuose partano dalla terra di Luitpold, estendendosi ad arco fino alla terra di Vittoria, la sua incommensurabile enormità inizia a scalfire i fragili pilastri della percezione umana, che in rapporto alla contemplazione dell'immenso vacillano. La città inoltre era attraversata anticamente da un fiume, il cui letto era oltrepassabile attraverso ponti tubolari di pietra, disposti a varie altezze. Tuttavia, se le già alquanto abissali proporzioni delle strutture esterne possono già mandare in confusione anche il più acuto degli architetti, va precisato che la città, a livello del terreno, si fa da coperchio ad un intricato e altrettanto vasto sistema sotterraneo di tunnel che conducono al grande abisso, le cui entrate emanano sbuffi di aria insalubre, scavati in tempi immemori dagli abominevoli Shoggoth, ma di questo ne parlerò più avanti. Per i lettori più affiatati del maestro, le somiglianze con le caratteristiche descritte dal sognatore Randolph Carter riguardo l'altopiano di Leng ed il monte Kadath non saranno casuali. Ebbene, seppure parte del mondo dei sogni, l'altopiano di Leng, così come altri luoghi di tale dimensione, è accessibile dalla dimensione terrestre o reale attraverso due luoghi specifici della Terra che fanno coincidere il mondo dei sogni con quello terrestre, seppur alterandone spazio e tempo. Il primo è proprio l'Antartide, mentre il secondo è nelle vette più alte dell'Himalaya. Nascoste dalla neve e dalle bufere, si celano all'interno degli edifici spogliati dal tempo i bassorilievi che raccontano le origini, gli sviluppi, il periodo più prospero e la decadenza del grande popolo degli antichi, arrivati sulla Terra prima dell'origine del tempo. Secondo la ricostruzione effettuata da Dyer e Danforth, confrontando i reperti visivi della città antartica, gli antichi giunsero sulla Terra quando questa era ancora senza vita e informazione. Una prova della tecnologia avanzata ed inspiegabile adoperata da questi non è soltanto il viaggio interstellare in sé, ma anche l'ausilio di particolari macchinari che adoperano ignoti fonti di energia, che utilizzavano solo in casi di stretta necessità. Da qui forniscono prova della loro saggezza, ma al contempo motivano il loro viaggio. Essi, infatti, pare avessero rinunciato a tali potenti tecnologie quando, a detta degli scienziati, avevano scoperto che si trattava di un modo di vivere dalle tristi conseguenze psicologiche. In un primo momento si stanziarono nei mari, effettuando esperimenti su varie forme multicellulari plasmatiche per ricavarne quelli che diventeranno i primi esseri viventi terrestri, che hanno proceduto ad evolversi negli stadi della teoria dell'evoluzione darwiniana, comunemente nota, dunque passando dalla vita subacquea a quella anfibia, per poi passare ai rettili e infine ai mammiferi. Tra loro, gli antichi crearono anche i loro servitori, gli Shoggoth, creature amorfe sprovviste di una forma definita, capaci di modellarsi a piacimento o rispetto ad ordini impartitogli dai loro superiori sotto influssi ipnotici, dai quali non avevano modo di disobbedire. Attraverso l'impiego dei loro schiavi amorfi, gli antichi si imposero come dominatori del pianeta per un lungo periodo di tempo, erigendo città tra le montagne e negli abissi. I
bassorilievi permettono anche una precisa e ben dettagliata descrizione del loro sistema sociale, della loro cultura e politica. Essi praticavano l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, cuocendo i propri cibi servendosi del fuoco, che utilizzarono in misura estrema per riscaldarsi dalle bassissime temperature delle glaciazioni del Pleistocene. È proprio da questo che si evince di come mai la vita sulla Terra sia stata fortemente influenzata dalle basse temperature, che pertanto ha reso necessario il trasferimento in mare, assieme ad altre cause esogene. Si narra dell'uso della scrittura su cera, dell'istruzione e sulla loro densissima attività industriale, commerciale e intellettuale. Il loro sistema sociale, costituito di istituzioni complesse, era sostenuto da una forma di governo simil-socialista, basato sui principi della convivenza e dello spazio, nonché della reciproca congenialità, seppur non determinata da relazioni coniugali aventi come fine la riproduzione, in quanto quest'ultima fosse di tipo asessuato e sporifero. Le arti erano ampiamente valorizzate, a partire dall'importanza attribuita all'arredare le abitazioni con decorazioni, sculture e librerie. I dettagli che emergono dalla decrittazione dei bassorilievi è tale da far comprendere il come la scarsa mortalità, data unicamente da cause violente o comunque legate a cataclismi di elevato magnitudo, rendesse necessario il controllo delle nascite, per non parlare delle pratiche funerarie in cui i cadaveri venivano seppelliti verticalmente in tumuli. Si evince poi la prova inconfutabile del loro ruolo cardine nella creazione dell'uomo. Citando le osservazioni di Dyer, appare che, come in un'infinità di altre forme di vita animale, vegetale, marina, terrestre e aerea, erano il prodotto di un'evoluzione non guidata che agiva direttamente sulle cellule vive create dagli antichi e sfuggite alla loro attenzione. Il loro sviluppo era stato permesso perché non intralciava i progetti della specie dominante, ma se una qualsiasi forma di vita fosse entrata in contatto con gli antichi sarebbe stata automaticamente distrutta. In alcune delle sculture più tarde e decadenti ci colpì l'apparizione di un mammifero goffo e primitivo che a volte veniva usato come cibo e a volte come innocuo buffone dai signori della terraferma. I tratti scimmieschi di quell'essere e una remota somiglianza con l'uomo erano inconfondibili. Improvvisamente, il placido vivere della razza degli antichi venne sovrastato da un avvenimento nefasto che si abbatté sulle loro vite in modo insormontabile. Proveniente anch'essa dallo spazio, la progenie stellare di Cthulhu invase la Terra, portando ad una guerra che si concluse con la fuga negli abissi da parte degli antichi, costretti ora alla vita sottomarina. Successivamente vennero stipulati patti per la concessione di alcune terre, tra le quali l'Antartide, cedute agli antichi, in quanto luogo di insediamento storicamente primordiale, considerato sacro. Alla successiva era glaciale, l'innalzamento del livello del mare portò all'inabissamento della città di R'lyeh, ove il morto Cthulhu vi è imprigionato, attendendo il suo risveglio, sognando. Se la maggior parte delle civiltà degli antichi si spostarono sulla terraferma, ciò non garantì per loro una condizione di quiete, poiché i loro amorfi servitori, gli Shoggoth, più precisamente quelli marini, si ribellarono contro i loro padroni, poiché nella loro progressiva mutazione acquisirono intelligenza, consapevolezza ed autodeterminazione. Essi divennero indipendenti dal controllo ipnotico, imparando ad automodellarsi a piacimento, giungendo infine a ingaggiare una rivolta, che fu la seconda grande guerra, una vera e propria guerra civile, combattuta dalla civiltà degli antichi. Nonostante le numerose perdite, la battaglia fu vinta da questi ultimi, anche se portò ad esiti parzialmente favorevoli, poiché da un lato, attraverso l'impiego di armi a scomposizione molecolare, vennero ristabilite le gerarchie con i ribelli, ma d'altra parte gli Shoggoth non furono mai più mansueti come lo erano al principio. Tuttavia, il colpo di grazia che portò al punto di non ritorno fu una terza ed ultima guerra, nel periodo giurassico, in cui gli antichi dovettero fronteggiarsi contro un'altra razza di creature provenienti dallo spazio profondo, i Mi-Go. Se in un primo momento la popolazione degli antichi tentò un disperato esodo interstellare, il prolungato adattamento alle condizioni di vita terrestri atrofizzarono le loro capacità di volare nello spazio esterno.
Così i Migò scacciarono le rimanenti civilizzazioni di Antichi nei loro sacri insediamenti antartici, dei quali la città scoperta dagli esploratori della Miskatonic University ne rappresentava il fulcro più importante. Tale città venne periodicamente abbandonata a partire dal Pleistocene, ossia 500.000 di anni fa, mentre i pochi rimanenti in essa tendevano ad isolarsi, restando chiusi nelle proprie abitazioni a causa del freddo, del progressivo diradarsi della vegetazione e dal prosciugamento del fiume che vi scorreva all'interno. Coloro che migravano altrove erano spesso diretti verso i restanti centri abitati sottomarini, approfittando del fitto sistema di caverne sotterranee che si snoda ancora tutt'oggi sotto le montagne. Intanto gli Shoggoth acquisivano un'intelligenza sempre più acuta, tale da arrivare a comprendere gli ordini impartitogli vocalmente, tanto da iniziare a conversare tra loro attraverso l'impiego di termini utilizzati dai loro padroni, rielaborandone il significato. Da questo punto in poi, i bassorilievi non conferiscono alcun tipo di informazione certa. Ciò che è possibile pensare è che, tuttavia, la gloriosa razza degli antichi andò pian piano a degradarsi a causa dei suddetti fattori, sia endogeni che esogeni, dei quali il più significativo è stato sicuramente l'aborto della ribellione degli Shoggoth, che potrebbe aver sterminato completamente gli ultimi esemplari sopravvissuti di questa razza primordiale. Affinché il video possa concludersi con quanta più ricchezza di dettagli possibile, continuerò la narrazione attraverso la descrizione degli esseri che non solo hanno portato al declino della civiltà degli antichi, ma che tuttavia rappresentano un pericolo possibile, se non incombente, per l'essere umano, in quanto creature abominevoli, impossibili da sopportare per la forma e per le gesta, tali da non dover essere raffigurate dagli uomini, gli Shoggoth. Secondo quanto i bassorilievi raccontavano, la loro forma è immaginabile attraverso tale definizione. Si trattava solitamente di entità informi e fatte di una gelatina viscosa che ricordava un agglomerato di bolle. Quando assumevano un aspetto vagamente sferico, il diametro si aggirava sui 5 metri e più. In realtà cambiavano continuamente forma e dimensioni ed erano in grado di sviluppare appendici temporanee e di formare quelli che sembravano organi della vista, dell'udito e della parola, a imitazione dei loro padroni. Questo processo avveniva spontaneamente o per suggestione. Altri dettagli sono forniti più in avanti nel testo de Alle montagne della follia. Essi sono esseri amorfi, dalla consistenza gelatinosa, ribollenti e gorgoglianti, dal colore nero iridescente. Il corpo, gommoso, si contraddistingue dalla presenza di bolle protoplasmatiche verdastre, pustole luminescenti ed una moltitudine di occhi temporanei, che nel muoversi tendono a sprofondare nel plasma informe, per poi ricomparire in altre zone, con altre forme e dimensioni. Quanto al loro modus operandi, tendenzialmente uccidono la loro preda decapitandola, strappandone brutalmente le carni, per poi proseguire violentemente con profonde mutilazioni corporee, lasciando sul cadavere tracce della propria viscosa corporeità. Essi comunicano, in un senso stretto e improprio del termine. Piuttosto si limitano ad imitare dei vocalizzi emessi dai loro padroni, pronunciandoli attraverso organi sconosciuti e dal suono acuto e stridente. La parola che tendono a ripetere maggiormente è la tremolante Tekelili. L'origine di questa parola proviene direttamente dalla principale fonte di ispirazione di Lovecraft, dunque dagli scritti di Edgar Allan Poe. Più precisamente, lo stesso Danforth nel romanzo citerà un'opera dello scrittore dell'orrore, ossia Le avventure di Arthur Gordon Pym, romanzo in cui la suddetta parola trae origine dal linguaggio nativo degli abitanti dell'Antartide, il quale significato è associabile al dolore e alla sofferenza. Tekelili altro non è che la trasposizione fonetica del richiamo degli uccelli bianchi che osservano il male altrui prima di radunarsi attorno ad esso. Un male che, secondo Poe, rappresenta l'orrore cosmico in tutto e per tutto. Se vi state chiedendo come mai, introducendo queste blasfeme creature, abbia messo in luce il fatto che siano, nell'universo Lovecraftiano, una minaccia possibile, sappiate che gli Shoggoth pare siano sopravvissuti sino ai giorni nostri, resecati in dimensioni difficili da raggiungere, come ad esempio la valle di Pnath, nel grande abisso delle terre dei sogni,
oppure che siano imprigionati e sfruttati da culti innominabili sparsi qua e là per la terra, atti a proferire ai riti più abominevoli. Un esempio è lo Shoggoth che si dice viva segregato nella raffineria Marsh ad Innsmouth. Altri suggeriscono addirittura che gli esemplari più senzienti, gli Shoggoth marini, stiano alla guardia della tomba di Cthulhu, nella città morta di R'lyeh. Inoltre, durante la guerra coi Migu, essi pare siano stati protagonisti di esperimenti che hanno portato alla nascita di una variante ibrida tra Shoggoth e Migu, definibile come Ghoul, da non venir confusa coi Ghoul, creature dalla pelle biancastra e molliccia che risiedono nella valle di Pnath e nei quadri dell'artista dell'orrore Richard Upton Pickman, risiedente a Boston. È indubbiamente doveroso, da parte mia, suggerire che questa sia una delle produzioni letterarie tra le più straordinarie ed affascinanti del maestro di Providence e che esercitino in me, così come nella schiera di lettori dell'opera Lovecraftiana, una curiosità morbosa, una fascinazione per una civiltà fittizia descritta nei minimi dettagli, tanto da apparire come reale, che alberga nelle menti degli uomini come fantasticheria di un passato recondito, non conoscibile e non del tutto definibile chiaramente dalla limitatezza dell'umana comprensione. Alle montagne della follia è un'opera completa, un testo che trasferisce, attraverso le parole di Lovecraft, le sensazioni di un mondo perduto, tema tipico della letteratura di seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento, del concetto pionieristico delle spedizioni antartiche, nonché la generale fascinazione per la chimica, la biologia e l'astronomia che Lovecraft possedeva. E per ultima, ma non per importanza, l'onnipresente filosofia del cosmicismo, dove emerge in tutta la sua scarna debolezza la futilità dell'uomo rispetto alla vastità sconosciuta dell'universo e delle sue presunzioni, rispetto a tutti i processi affrontati dal ragionamento gnoseologico, nonché epistemologico, rispetto alla storia della Terra e della vita. Si esprime, come un batacchio che martella le pareti della campana dell'abisso, l'orrore cosmico, che nel suo riecheggiare tra le pareti dello spazio e del tempo distrugge ogni tentativo di raziocinio.